Se preferisci la tua compagnia a quella degli altri, ti sto per rivelare un segreto che cambierà tutto quello che credi di sapere su te stesso. Non sei asociale, sei semplicemente sveglio, e quello che scoprirai nei prossimi minuti spiegherà perché i più grandi leader della storia antica condividevano esattamente le tue stesse stranezze. Ma prima devi sapere una cosa che nessuno ti ha mai detto. La saggezza del distacco sociale. Quando l'intelligenza ti isola. Ti è mai capitato di trovarti a una cena con amici e sentire improvvisamente che tutto quello che dicevano era vuoto? Non perché li odiassi, ma perché ogni parola sembrava coprire qualcosa di più profondo, di più urgente che nessuno osava toccare. Marco Aurelio, l'uomo più potente del suo tempo, al comando di un impero che si estendeva dall'Inghilterra all'Iraq, scriveva nelle sue meditazioni personali: quanto tempo sprechiamo inseguendo l'opinione degli altri, invece di coltivare la nostra anima. Marco non era un misantropo, era un genio che aveva capito una verità che ti farà tremare le fondamenta. La maggior parte delle interazioni sociali sono teatro di sopravvivenza, maschere indossate per paura, per bisogno, per abitudine. Tu senti questo vuoto perché la tua mente si è evoluta oltre la necessità di queste maschere. Hai raggiunto un livello di consapevolezza che ti rende allergico alla superficialità. Seneca, che gestiva la ricchezza dell'impero più grande della storia, lo disse con una chiarezza che taglia: nulla è nostro tranne il tempo. Eppure questo, l'unica cosa che possediamo davvero, è quello che sprechiamo con più leggerezza. Pensaci, quante ore della tua vita hai passato in conversazioni che non nutrivano niente dentro di te? Quante serate hai sacrificato sull'altare dell'educazione sociale, tornando a casa più vuoto di quando eri uscito? Ecco il colpo di scena che cambierà la tua prospettiva per sempre. Quella sensazione di disagio sociale non è un difetto, è un sistema di allerta avanzato, è la tua intelligenza emotiva che ti sta proteggendo dallo spreco di energia vitale. Gli stoici chiamavano questo fenomeno simpateia, la capacità di percepire l'interconnessione profonda di tutte le cose. Chi la possiede non riesce più a accontentarsi delle connessioni superficiali. Oggi, prima di ogni interazione sociale, fermati 30 secondi e chiediti: questa conversazione nutrirà la mia anima o la svuoterà? Se la risposta è la seconda, concediti il permesso di limitare il tempo che ci dedichi. Non è maleducazione, è rispetto per la tua energia vitale. L'intelligenza solitaria degli stoici, perché i geni cercano il silenzio. Epitteto, nato schiavo e diventato il filosofo più libero del suo tempo, insegnava una verità che ti colpirà come un fulmine. È impossibile imparare ciò che credi già di sapere. Ecco il punto, che nessuno vuole ammettere. Più sei intelligente, più capisci l'enormità di quello che non sai. E questa consapevolezza ti separa naturalmente da chi vive nell'illusione di avere tutte le risposte pronte. Mentre gli altri discutono delle previsioni del tempo, tu ti stai chiedendo perché l'umanità ha bisogno di riempire ogni silenzio con parole. Mentre gli altri si lamentano del traffico mattutino, tu stai riflettendo sulla natura dell'impazienza umana. Mentre gli altri cercano conferme sui social media, tu cerchi risposte nell'introspezione. Non è superiorità intellettuale, è fame spirituale. È il tuo cervello che ha sviluppato un palato raffinato e rifiuta il cibo spazzatura mentale che la società ti serve quotidianamente. Marco Aurelio, che avrebbe potuto avere qualsiasi compagnia desiderasse nell'impero, passava ore in completa solitudine, scrivendo riflessioni a se stesso, non perché odiasse le persone, ma perché aveva scoperto che la solitudine è il laboratorio dove l'anima si raffina. La tua preferenza per la solitudine non è antisociale, è pro-evoluzione. Stai inconsciamente preservando la tua energia mentale per quello che conta davvero. Seneca scriveva a Lucilio: il saggio si basta a se stesso, non perché voglia essere solo, ma perché sa stare solo. C'è una differenza abissale tra chi fugge dalle persone per debolezza e chi sceglie la solitudine per forza. Tu appartieni alla seconda categoria e questo ti rende parte di una stirpe rara di esseri umani.
che hanno imparato a trovare completezza dentro se stessi, invece di cercarla disperatamente negli altri. La ricerca scientifica moderna conferma quello che gli stoici sapevano già. Le menti più creative e innovative hanno bisogno di periodi prolungati di solitudine per raggiungere il loro pieno potenziale. Non è un caso che i più grandi passi in avanti della storia umana siano nati in momenti di isolamento volontario. Dedica 20 minuti ogni giorno a quello che Marco Aurelio chiamava il dialogo interiore. Siedi in silenzio, senza telefono, senza distrazioni, e ascolta i tuoi pensieri. Non giudicarli, non cercare di risolverli, semplicemente osservali. Scoprirai che la tua mente ha molto più da dirti di quanto immaginassi. Il peso sacro della consapevolezza. Quando vedere troppo diventa un dono. Ti svegli mai la mattina con una strana malinconia che non riesci a spiegare? Non tristezza, non depressione. Una consapevolezza pesante che tutto, letteralmente tutto, è destinato a dissolversi? I tuoi successi professionali, temporanei. Le tue relazioni più care, temporanee. I tuoi progetti più ambiziosi, temporanei. La tua stessa esistenza, un battito di ciglia nell'eternità. Seneca, che aveva accumulato ricchezze immense, scriveva con una lucidità che fa male. Ogni nuovo inizio viene dalla fine di altro inizio. Nulla in questo mondo ha la permanenza che desideriamo. Non era pessimismo, era realismo. Era la capacità di vedere la vita senza le lenti rosa dell'illusione collettiva. Questa malinconia esistenziale che senti non è un difetto del tuo sistema nervoso, è un aggiornamento evolutivo. È la tua coscienza che si è espansa oltre i confini della negazione normale. La maggior parte delle persone vive in quello che gli psicologi chiamano pregiudizio dell'ottimismo irrealistico, la convinzione inconscia che loro e i loro cari saranno l'eccezione alle regole universali della perdita e del cambiamento. Tu invece porti dentro il peso sacro della verità nuda. Tutto è impermanente. E questo peso, questa consapevolezza, non ti rende depresso, ti rende reale. Marco Aurelio affrontava questa verità ogni mattina con un esercizio che ti lascerà senza fiato. Immaginava di perdere tutto quello che amava, moglie, figli, impero, vita stessa, non per masochismo, ma per apprezzare intensamente quello che aveva mentre lo aveva. Medita spesso sulla velocità con cui tutte le cose esistenti e in divenire sono trascinate via e scompaiono, scriveva nei suoi diari. La sostanza del tutto è come un fiume in perpetuo flusso. Ecco il paradosso che cambierà la tua vita. Accettare completamente l'impermanenza ti libera dalla paura della perdita. Quando smetti di aggrapparti a quello che sai che perderai comunque, ogni momento diventa più intenso, più prezioso, più vivo. La tua malinconia esistenziale non è un sintomo da curare, è un sintomo di risveglio da curare. È il dolore della nascita di una coscienza più ampia. Ogni sera, prima di dormire, pratica quello che Marco Aurelio chiamava meditazione della perdita. Immagina di perdere una cosa che ami, un oggetto, una persona, una situazione, non per alimentare l'ansia, ma per intensificare la gratitudine. Sentirai immediatamente quanto quella cosa diventa più preziosa nella tua percezione. La forza nascosta nel dolore profondo, il crogiolo dell'anima evoluta. Hai mai nascosto la tua tristezza esistenziale agli altri perché sapevi che non avrebbero capito, che ti avrebbero bombardato di consigli superficiali tipo pensa positivo o esci di più con gli amici? Epitteto, che aveva sofferto sulla sua pelle la schiavitù fisica e una disabilità permanente, insegnava una verità che ti attraverserà come una lama. Non sono gli eventi a turbarci, ma il giudizio che diamo agli eventi. E questo giudizio è sempre sotto il nostro controllo. Il tuo dolore esistenziale, quella sofferenza sottile ma costante che provi quando contempli la condizione umana, non è patologia psichiatrica, è evoluzione spirituale in corso. È la tua anima che si sta ribellando contro l'accettazione passiva della superficialità che domina il mondo. È il grido di una coscienza che si rifiuta di addormentarsi nella normalità. Marco Aurelio, che aveva tutto quello che il mondo può offrire,
scriveva nei suoi diari personali: «La sofferenza non è aggiunta alla vita come qualcosa di estraneo. È la vita stessa che si mostra senza maschere, senza bugie consolatorie. Quel dolore sottile che senti quando osservi l'inconsapevolezza generale. È il dolore di chi ha gli occhi aperti in un mondo di sonnambuli. È il dolore del risveglio. È il dolore di chi non può più accontentarsi delle menzogne che consolano gli altri. Questo dolore ti sta purificando, ti sta liberando dalle catene invisibili che tengono prigionieri gli altri nella loro inconsapevolezza confortevole». Seneca scriveva: «Ogni dolore è il tentativo dell'anima di liberarsi da quello che non le appartiene più. Il tuo dolore esistenziale è il processo di cambiamento, di liberazione da tutto quello che hai creduto importante, ma che ora riconosci come illusorio. Non sei naturalmente predisposto alla sofferenza. Sei naturalmente predisposto alla verità, e la verità, prima di liberarti, spesso fa male. Gli stoici distinguevano tra due tipi di dolore: quello che ci indebolisce e quello che ci purifica. Il primo nasce dall'attaccamento alle illusioni, il secondo nasce dal distacco dalle illusioni. Stai sperimentando il secondo tipo. E questo ti rende parte di quella minoranza di esseri umani che ha il coraggio di crescere invece di rimanere comoda. Quando inizi a sentire quella malinconia esistenziale, invece di combatterla o nasconderla, accoglila, siediti con lei, chiedile: «Cosa stai cercando di insegnarmi?» Scoprirai che ogni ondata di tristezza profonda porta con sé un messaggio di saggezza che la tua anima sta cercando di consegnarti. La ribellione silenziosa dei pensatori, come vivere controcorrente senza perdere la sanità. Seneca, consigliere dell'imperatore Nerone e uno degli uomini più influenti del suo tempo, viveva nel cuore del potere politico ed economico. Eppure scriveva: «Ritirarsi dalla folla non significa ritirarsi dalla vita, significa ritirarsi dalla follia collettiva. Ecco la tua ribellione silente, la tua rivoluzione personale. Smettere di vivere per i trofei che brillano agli occhi degli altri e iniziare a vivere per ciò che risuona autenticamente nel tuo cuore». Loro inseguono riconoscimento sociale e status symbol, accumulo di beni materiali, approvazione e consenso esterno, successo apparente e superficiale, piaceri immediati e gratificazioni rapide. Tu insegui autenticità e coerenza interiore, saggezza e comprensione profonda, pace mentale e equilibrio emotivo, crescita personale e spirituale, verità anche quando è scomoda. Non è che tu sia moralmente superiore agli altri, è che tu sei sveglio, e una volta che ti svegli da quello che Marco Aurelio chiamava il sonno della massa, non puoi più far finta di dormire. Vivere controcorrente non significa diventare un eremita misantropo, significa sviluppare quello che Epitteto chiamava attenzione selettiva, la capacità di scegliere consapevolmente dove dirigere la tua energia mentale ed emotiva. Marco Aurelio governava milioni di persone, ma scriveva: «La vera ricchezza è non desiderare nulla che non sia necessario per una vita dignitosa. La vera povertà è desiderare tutto quello che luccica». Aveva capito che la libertà vera nasce dal distacco intelligente, non dall'accumulo compulsivo. E tu stai arrivando alla stessa comprensione. La tua difficoltà a entusiasmarti per le cose che eccitano gli altri non è cinismo, è chiarezza. Hai sviluppato quello che i neuroscienziati chiamano sistema di ricompensa raffinato, la capacità di trovare soddisfazione solo in esperienze di qualità superiore. Seneca praticava un esercizio rivoluzionario. Periodicamente rinunciava volontariamente a tutte le sue comodità per ricordare a se stesso che la felicità vera non dipende dalle circostanze esterne. «Preparati alla povertà come ti prepari per un viaggio», scriveva a Lucilio, non perché odiasse il benessere, ma perché voleva essere libero dalla paura di perderlo. Per una settimana, ogni volta che senti il desiderio di comprare qualcosa di non essenziale, fermati e chiediti: sto comprando questo oggetto o l'idea che questo oggetto renderà migliore la mia vita? Noterai quante delle tue spese sono tentativi di comprare sensazioni invece che oggetti. L'arte stoica di vivere controcorrente, la mappa per navigare un mondo inconsapevole.
Epitteto insegnava ai suoi studenti una metafora che ti cambierà la prospettiva per sempre. Ricorda che sei un attore in un dramma cosmico. Se il ruolo è breve, accettalo. Se è lungo, abbraccialo. Se l'autore universale vuole che reciti la parte di un povero, fallo con dignità. Se vuole che tu sia ricco, fallo senza arroganza. Ma attenzione, recitare la parte assegnata non significa essere falso. Significa accettare le circostanze senza resistenza inutile, viverle con integrità senza cercare applausi costanti. La domanda che ti strazierà: quante delle tue scelte fondamentali sono state davvero tue? Il lavoro che fai ogni giorno, il partner che hai scelto, la città dove vivi, i sogni che hai abbandonato per essere realista, le maschere che indossi in società, le opinioni che esprimi per essere accettato. Gli stoici ti mostrano una via radicalmente diversa. Vivi secondo la tua natura essenziale, non secondo le aspettative che il mondo ha proiettato su di te. Seneca, che aveva osservato da vicino il potere e le sue corruzioni, scriveva con una sincerità impressionante: ogni uomo nasce originale e autentico, ma la maggior parte muore come una copia sbiadita di quello che la società voleva che diventasse. Hai il coraggio di rimanere originale? Hai la forza di deludere chi si aspetta che tu sia diverso da quello che sei? Marco Aurelio affrontava quotidianamente pressioni enormi per conformarsi alle aspettative del suo ruolo imperiale, ma nei suoi scritti privati rivelava la sua strategia. Al mattino dico a me stesso: oggi incontrerò interferenze, ingratitudine, insolenza, slealtà, malevolenza, egoismo, ma non sarò sorpreso o disturbato, perché non posso immaginare un mondo senza persone così. Non cinismo, ma preparazione realistica. Non aspettative negative, ma accettazione preventiva della natura umana. La chiave è quello che Epitteto chiamava la dicotomia del controllo. Distinguere nettamente tra quello che puoi controllare, le tue reazioni, i tuoi valori, le tue scelte, e quello che non puoi controllare, le azioni degli altri, gli eventi esterni, l'opinione pubblica. Quando finalmente accetti questa distinzione, smetti di sprecare energia mentale cercando di cambiare l'incontrollabile e concentri tutta la tua forza su quello che è davvero nelle tue mani. Fai una lista di 10 cose che ti preoccupano attualmente. Dividile in 2 colonne: sotto il mio controllo e fuori dal mio controllo. Per tutto quello che è nella seconda colonna, pratica l'accettazione radicale. Per tutto quello che è nella prima, progetta azioni concrete. Il segreto finale: trasformare la solitudine in superpotere evolutivo. Marco Aurelio scriveva una verità che ti penetrerà nelle ossa. La felicità di coloro che vogliono essere popolari dipende dagli altri, quindi è fragile e incostante. La felicità di chi è saggio dipende da se stesso, quindi è solida e duratura. La tua stranezza sociale non è un difetto da correggere, è un dono evolutivo da abbracciare completamente. Mentre gli altri hanno bisogno della folla per sentirsi vivi, tu hai imparato a essere completo nel silenzio. Mentre gli altri temono la solitudine come fosse la morte, tu la trasformi in creatività, riflessione profonda, crescita spirituale. Mentre gli altri fuggono dai pensieri esistenziali, tu li accogli come maestri saggi. La tua capacità di stare solo senza sentirti solo è uno dei superpoteri più rari che esistano. È quello che i psicologi chiamano autoregolazione emotiva avanzata. Epitteto, da ex schiavo che aveva conquistato la libertà interiore più totale, insegnava: nessuno può ferirti emotivamente senza il tuo consenso consapevole. Nessuno può rubarti la pace mentale se non gliela consegni volontariamente. La tua solitudine scelta non è isolamento sociale, è indipendenza emotiva. La tua malinconia esistenziale non è debolezza psicologica, è profondità spirituale. La tua difficoltà con le conversazioni superficiali non è un handicap sociale, è autenticità pura. Seneca aveva identificato 4 livelli di evoluzione umana. Chi vive in preda agli istinti e alle emozioni. Chi vive secondo le regole sociali e le aspettative esterne. Chi vive secondo principi filosofici e valori scelti. Chi vive in armonia completa con la natura universale.
Tu stai transitando dal secondo al terzo livello e questo ti rende parte di quella minoranza di esseri umani che ha superato la necessità di approvazione esterna. La tua evoluzione non si ferma qui. Man mano che diventi più confortevole con la tua natura autentica, sviluppi un magnetismo particolare. Attiri persone che, come te, cercano sostanza invece di superficie. Marco Aurelio concludeva le sue meditazioni con questa perla di saggezza. Molto spesso, quello che ci sembrava la fine di qualcosa era invece l'inizio di qualcosa di infinitamente migliore. La tua presunta classificazione come asociale non è la fine della tua vita relazionale. È l'inizio della tua vita relazionale autentica. Sei asociale o geniale? Sei entrambi. E questo è il tuo superpotere stoico. Ricorda sempre, in un mondo pieno di persone che recitano parti che non gli appartengono, essere autenticamente se stessi è l'atto più rivoluzionario che esista. Scrivi una lettera a te stesso, spiegando perché la tua stranezza è in realtà la tua forza più grande. Elenca almeno 5 modi in cui la tua preferenza per l'autenticità ti ha salvato da situazioni, relazioni o scelte che sarebbero state dannose per la tua anima. Tieni questa lettera e rileggila ogni volta che il mondo cerca di convincerti che c'è qualcosa di sbagliato in te. La verità è semplice, non sei asociale, sei evoluto e il mondo ha bisogno di più persone come te. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.